Oggi ricettona con le patate, patata, piace a chi è che non piace la patata? Oggi facciamo il gâteau di patate. Miau. Prima cosa, le patate lavate, pentola, intere, se volete le tagliate, le pelate, comunque io le faccio intere, è molto più facile. E le mettiamo a bollire, coperte di acqua fredda, le mettiamo a bollire. Dopo vi faccio vedere anche come si fa a capire quando la patata è cotta. Ecco, le patate sono su da circa 20 minuti, mezz'ora, vedete che sono coperte dall'acqua, sì, qualcuna appena fuori, ma non importa. L'importante è che bolliscano, come si dice? Devono bollire continuamente, lentamente, potete anche metterci il coperchio se volete. Se si asciuga l'acqua un pochino, aggiungetela però che sia già calda, perché se la aggiungete fredda gli rompete la pelle. Come si fa a capire quando sono cotte? Devono essere grandi tutte uguali, più o meno, quando le scegliete, questo è importante, altrimenti una è cotta, l'altra è cruda. E ne prendete una a casa e la pungete con un coltello appuntito, senza denti, o con uno stuzzicadenti, andate dentro fino a metà patata più o meno e tirate su. Hai visto che non è caduta subito ed è venuta su quasi un pezzo, vuol dire che all'interno è ancora un po' cruda e quindi fa presa contro il coltello, contro lo stuzzicadenti. Dopo vediamo quando è cotta. Dunque, passata quasi un'ora, vediamo un po' se sono cotte, vedete, entra da solo praticamente, la patata non lo segue, non segue il coltello, resta giù nell'acqua, è cotto. Mi raccomando di non scolare le patate, ma di pescarle su con un cucchiaio oppure con una pinza, quello che volete. Le potete raffreddare o a temperatura ambiente oppure sotto l'acqua fredda. Per fare il gâteau di patate ci serviranno 5, 6, 7 patate cotte, mozzarella, parmigiano, del burro, del prosciutto cotto, sale, noce moscata, uovo. Adesso vediamo anche le quantità. Cominciamo comunque a schiacciare le patate, possibilmente ancora calde, così è tutto più facile. È difficile dare delle dosi, dei pesi giusti per fare questa ricetta, perché le patate possono essere più o meno grandi, più o meno umide, ogni patata insomma ha la sua umidità, quindi schiacciamo le patate ancora calde, 6-7 patate per 5-6 persone, sale, noce moscata, se volete del pepe, se volete del prezzemolo, anche se non ci va, una trentina di grammi di burro fuso se la patata è fredda, o temperatura ambiente se la patata è tiepida, così si scioglie dentro. Ci mettiamo dentro del prosciutto cotto tagliato a cubetti, a striscioline, a pezzettini e un uovo. Le uova potete metterne anche 2 o 3, più uova mettete e più diventerà soda e friabile il vostro gâteau di patate. Ci va anche una generosa dose di parmigiano, di grana o se volete di pecorino, però il pecorino è un po' fortino, quindi non esagerate. Imburriamo una teglia, questa è una Pyrex di vetro, uso questo perché è trasparente così vedete bene tutto, però potete usare tranquillamente anche una teglia per torte, qualsiasi cosa. Divido in due il mio composto perché bisogna fare 2 strati, uno sotto e uno sopra, e ne uso metà con una spatola, con un cucchiaio sul fondo, lo spiaccico, lo spalmo, come volete. Nel caso il composto risulti troppo asciutto, potete aggiungere 2, 3, 4 cucchiai di latte a piacere. Io me l'ero preparato ma poi non l'ho usato perché era una patata abbastanza soda, abbastanza asciutta. Ora ho fatto il mio strato di composto sotto, ci metto in mezzo il prosciutto cotto che avevo tenuto, non l'avevo messo tutto all'inizio, e ci metto anche della mozzarella, sono un bocconcino grosso, quelli da 100 grammi. Potete metterci anche altri formaggi, scamorza, fontina, quello che volete, il gorgonzola, quello che più vi piace. Qualcuno ci mette anche del pan grattato, io lo metto solo sopra. Prendo l'altra metà del mio composto e glielo spiaccico sopra, glielo metto sopra e lo distribuisco bene, omogeneamente dappertutto, con un cucchiaio, una spatola, quello che volete. Adesso vediamo anche un sistema per spalmarlo meglio. Vedete, con una spatola bagnata si spalma, diventa liscissimo, un po' come fanno i muratori con il gesso sulla parete. Bagnano la cazzola e va via tutto bello liscio. Ecco, ora abbiamo un classico gâteau di patate liscio. Sopra ci va del formaggio grattugiato e del pane grattugiato per fargli fare una bella crosticina. Non dimenticate di pulire la teglia nei bordi, così farete meno fatica perché ci sarà meno roba bruciata quando sarà il momento di lavarla. Una buona, generosa, come vi dicevo, dose di parmigiano e di formaggio grana. Ora faccio una cosa inusuale, strana, che non fa nessuno e che sicuramente tutti mi copieranno. Pazienza.
Facendo dei segni con una forchetta, con un bastoncino, con un coltellino, così, cosa facciamo? Andiamo ad allargare la superficie che sarà esposta al calore nel forno e quindi la crosticina verrà molto più spessa, croccante, profumata, friabile, la fine del mondo. Inforniamo a forno già caldo, 200 gradi, per circa 25 minuti. Comunque quando vedrete che sopra è leggermente dorato sarà tutto pronto. Guardate che crosticina, è la fine del mondo. Ora dobbiamo fare la prova. Naturalmente è stata spazzolata in un attimo. Io vi invito assolutamente di provare al più presto questa ricetta a casa, perché guardate che davvero piace a tutti, anzi litigheranno per avere l'ultima fetta. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove troverete la ricetta scritta per esteso e tante cose interessanti, tutte per voi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un caro saluto da Gabriele. Ciao. E viva la patata! Questo dovevo dirlo.